La Fiat 1100 con le sue derivate sono le mie auto del cuore. La mia prima auto d'epoca è stata una Fiat 1100 Turismo Veloce, appunto del 1955, che ho restaurato da solo a 18 anni e mi ha fatto appassionare a questa splendida meccanica, che poi nel tempo mi ha portato anche a collezionare delle auto derivate dalle 1100 come le barchette da corsa, le Stanguellini, le Volpini e altro. Io vivo in Sicilia e ancora per fortuna in Sicilia c'è la possibilità di trovare i famosi barn find, i famosi ritrovamenti nei pagliai. Io ho ritrovato diverse vetture particolari, abbandonate in stalle, in fienili, che sembravano racconti da leggenda, ma ancora per fortuna può capitare di trovare qualcosa del genere. Ed è capitata la stessa cosa o simile con questa macchina particolare, che è una 1100 Charman Vignale derivata Fiat 1100-103. È una macchina costruita all'epoca in 12 esemplari. Alfredo Vignale, il carrozziere, faceva lotti di 12 vetture per ogni esemplare, disegnata da Giovanni Michelotti, che è stato uno dei designer più importanti e più prolifici della storia dell'automobilismo mondiale, e che ha trovato in Alfredo Vignale la sua spalla di elezione, perché Giovanni Michelotti disegnava le vetture, Alfredo Vignale con la sua maestria le realizzava sulla lamiera. Questa macchina nasce nel 1953, è una delle prime prodotte. È una macchina divertente da guidare, ma la particolarità di questa macchina è che è nuova. Io la trovai a Messina circa 4-5 anni fa, conservata con 6.012 km all'attivo da quando era nata nel 1953. Fu acquistata all'epoca a Messina da un ricco notabile appunto della città, che scelse la versione normale e non la versione turismo veloce perché questa era più sobria nella linea, più che nella linea, nell'allestimento della vettura. E quindi lui, che era una persona abbastanza discreta, scelse questa versione normale. Però al momento dell'ordine chiese alcune peculiarità su questa vettura perché voleva che la sua fosse una fuoriserie e che avesse tante qualità nascoste che da fuori non si vedessero. Infatti chiese le ruote a raggi Borrani, un collettore di aspirazione Abarth con 2 carburatori, compreso di collettore di scarico speciale, uno scarico Nardi, una coppa dell'olio Nardi, la bobina Nardi ad alte prestazioni, un volante in legno Nardi, il contagiri, l'autoradio con antenna elettrica, tutte cose che all'epoca erano, come dire, caratterizzavano vetture di gamma ben più elevata di questa. E tutto questo fece sì che la vettura, pur essendo derivata da una 1100-103 normale, andasse veloce quanto se non più di un turismo veloce, di un TV. Però a Messina nel 1953-54 una fuoriserie, benché sobria, veniva ovviamente guardata, veniva un po' additata da tutti, e allora questa persona, che ripeto era abbastanza sobria, si sentì forse a disagio, conservò questa macchina, la mise da parte, acquistò una Mercedes berlina, se vogliamo più anonima, ma io credo che la amasse davvero tanto perché la conservò all'epoca mettendola sui mattoni in garage, svuotandola di tutti i liquidi, quindi l'acqua del radiatore, la benzina dal serbatoio, l'olio motore dal cambio, dal differenziale, e l'ha conservata lì, fino a quando poi lui purtroppo morì e la vedova decise forse di fare spazio in garage. A me arrivò questa segnalazione di questa macchina, la andai a vedere e ricordo che provai l'emozione grandissima di sedermi su una macchina costruita quasi 60 anni prima, ma in realtà nuova. Io ho provveduto a lucidarla e adesso la macchina si presenta realmente nuova, ma non perché è stata restaurata, perché è una macchina nuova come è stata creata dalla matita di Michelotti e dalla maestria sulle lamiere di Vignale nel 1953. Io dico sempre quando mi chiedono ma tu che macchina hai? Io dico che io non possiedo nessuna macchina, io in realtà ne sono il custode per i posteri, perché queste macchine sono come le opere d'arte, in realtà non si possiedono ma si custodiscono.